In questo video ti mostro come funziona un equalizzatore basato su intelligenza artificiale che costa pochissimo e promette con un solo click di migliorare la qualità audio, in questo caso della tua voce per podcast o video podcast. Funziona? Funziona davvero? Ci possiamo fidare? Scopriamolo insieme. Come stai vedendo, questo è il mio software, il mio Reaper, c'è una traccia vocale, la mia, e in questo video voglio farti vedere appunto questo equalizzatore per capire insieme se vale la pena acquistarlo, se funziona bene, se realmente ti permette a te che magari non hai dimestichezza con gli equalizzatori o non vuoi perdere tempo a equalizzare, se ti permette appunto di avere un risultato accettabile o addirittura professionale. Allora, in questo momento stai vedendo il mio desktop, c'è la mia voce, te la faccio ascoltare in modo che la senti. Immagina di svegliarti ogni mattina. Metti le cuffie, metti le migliori cuffie che hai a disposizione, quindi metti pausa a questo video, vai a prendere le cuffie, indossale, alza il volume e premi play. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Ok, allora quello che hai sentito è la mia voce attraverso lo Shure SM7B, non c'è stata nessun tipo di post-produzione, non ho alzato neanche il volume a meno 14 lufs, lo farò tutto in post-produzione. Andiamo a usare il plugin. Il plugin in questione è della Hornet. Questo video non è sponsorizzato, nonostante io conosco Saverio, ci ho fatto anche una live su questo canale, se te la sei persa. Lui ha detto un sacco di cose interessantissime. Se te la sei persa, la trovi qui nella playlist delle live. Quindi, nonostante lo conosca, io acquisto tutti i miei plugin della Hornet. Tra l'altro ci sono sempre super mega sconti, quindi per pochi euro veramente non è il caso di chiedergli plugin gratis. Ok, il plugin è Zero EQ. Lo andiamo ad aggiungere. Allora, che cosa succede? Tu stai vedendo adesso l'interfaccia di questo plugin. Come vedi c'è scritto Learning Audio Setting Up Corrective EQ. Quindi lui adesso che cosa si aspetta? Si aspetta che noi semplicemente premiamo play. E infatti questo è quello che faremo. Immagina di svegliarti ogni mattina con lui una sta nuova imparando. Storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster ha finito, basta. A parte che io lo voglio nella versione nera e quindi ogni volta... Ok, va bene. Non mi piace quella versione bianca, preferisco questa. Allora, che cosa è successo? Che cosa ha fatto questo plugin? Come vedi, ha creato una curva di equalizzazione per la mia voce. Ok? In questa traccia, come vedi, non c'è niente, c'è solo questo plugin. Non ci sono altri plugin attivi. Nel caso in cui mi servano, li attivo ovviamente dopo. Allora... questa curva di equalizzazione, come vedi, ha tante riduzioni e poi un po' di aria nella parte dei medio-alti. Perché? Perché questo microfono, lo Shure SM7B, è un microfono molto scuro e quindi lui giustamente per rendere più intellegibile la voce va ad aggiungere un po' d'aria, si dice così, alla traccia. Se tu avessi un microfono molto chiaro, probabilmente non aggiungerebbe tanta aria alla traccia. Ok, quindi ogni microfono è un caso a sé. Io te lo sto facendo sentire questo, ma tanto il procedimento, una volta che l'hai imparato, lo puoi fare con qualsiasi microfono tu abbia. Ok, allora, questo qui è il grafico, ovviamente con queste curve, come vedi è tutto in negativo, non ha aggiunto niente quasi. Perché? Perché di solito l'equalizzazione è sempre correttiva, poi alla fine ci può essere quella additiva per abbellire, però qui concentriamoci su quella sottrattiva. Tranne l'aria, lui ha aggiunto un po' d'aria nella parte medio-alta. Allora, ci sono 4 manopoline e dei tasti. Allora, la prima cosa che ti consiglio di fare è di cliccare su EQ Loudness. Perché? Perché lui va a equiparare il volume dell'audio prima e dell'audio dopo, in modo che tu possa sentire nel modo più corretto. Perché se quello di prima è troppo forte, quello dopo, quello processato è troppo debole o al contrario, non hai una percezione corretta. Quindi questo tastino serve a mantenere il volume percepito costante durante la fase di equalizzazione. Questo qui è la correzione, ovvero l'intensità della correzione armonica. Ok? Lo vediamo tra un attimo, adesso ti sto spiegando che cos'è. Il tono ovviamente è la manopola per l'intensità del bilanciamento tonale, mentre questo era per la correzione armonica, questo è per la correzione, il bilanciamento totale. Brightness è un equalizzatore che se lo giri a destra aggiunge delle tonalità chiare, alte, se lo sposti verso sinistra, che ho detto no, quindi se lo sposti verso
destra, no, mi sto incasinando, però hai capito, a destra tonalità chiare, a sinistra tonalità scure, e il V-shape serve ad aggiungere, a enfatizzare una gamma intorno agli 800 Hz, se non ho capito male, ma lo vediamo tra un attimo, serve a ridurre o enfatizzare, a seconda se lo giri verso destra o verso sinistra, appunto questa gamma dei medi. Ora, proviamo ad ascoltare. Tu hai ascoltato, ti faccio riascoltare senza e poi te lo riattivo, ok? Immagina di svegliarti ogni Questo mattina senso. con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Lo attiviamo e lo riascolti. Immagina di svegliarti ogni mattina Un'altra con storia. una nuova storia da raccontare, A proposito di con la storia. voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Ok, allora, te lo faccio sentire ancora una volta attivandolo e disattivandolo, ok? In modo che è ancora più precisa la cosa. Immagina di svegliarti ogni mattina Attivo. con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno Disattivo. e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Attivo. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa Disattivo. contro il tempo e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Ok? Allora, noi abbiamo due scelte a questo punto. Uno, dire ok, a me piace. Perché uno, non ne capisco niente e quindi potrei fare solo casino, oppure, tutto sommato, ho bisogno di una cosa veloce, non mi serve tutto questo impegno, oppure ancora, mi piace. Ok, queste sono le tre motivazioni. O non hai tempo e voglia, cioè o non hai tempo, o non hai competenze, oppure ti piace così com'è. Benissimo. Laddove invece non ti piacesse o comunque lo vuoi migliorare, proviamo a modificare le 4 manopoline per vedere che cosa succede. Io te lo faccio andare, proviamo prima con la correzione. La correzione semplicemente aumenta o diminuisce quello che ha fatto. Senti un po'. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova Così lo storia da diminuisce. raccontare, Vedi? con la voce ancora rauca dal sonno Così e lo l'idea che aumenta. ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ok? Ogni giorno Chiaro, un vedi podcaster le affronta curve? una sfida unica, Ok? una corsa contro il tempo Così, e contro se stesso, quasi zero. per dare vita Anzi, a qualcosa zero che valga in la realtà. pena di Perché se essere vado a ascoltato. togliere anche brightness, vedi quest'area che lui ha messo, 0. Quindi proviamo ancora. Immagina di svegliarti ogni mattina Al con una nuova 100% è storia da così come lui l'ha raccontare, scelto. con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea E così che ha andiamo a bisogno tagliare di essere ancora di più. scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro Aggiungiamone un pochino, ok? Facciamo 120. Adesso lavoriamo sul tono, ti faccio vedere che cosa succede. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora Stiamo rauca scurendo dal tutto, sonno guarda. e l'idea che ha Guarda la bisogno di parte del essere brightness. scolpita nella mente del tuo pubblico. Non c'è più. Ogni giorno Perché un abbiamo podcaster scurito. affronta una sfida unica. Proviamo Una a corsa schiarire contro ancora il di tempo più. e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di Senti? essere ascoltato. Guarda visivamente e ascolta. È tutta Immagina un'altra di storia. svegliarti ogni Vedi? mattina Abbiamo con una nuova storia aumentato da troppo. raccontare, Proviamo con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere a scurire scolpita nella leggermente. mente del tuo pubblico. Facciamo Ogni 90%. giorno un podcaster affronta una sfida unica, una Ok. corsa. Poi proviamo col brightness. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, Guarda, con la voce guarda come ancora spinge. rauca dal sonno e l'idea che ha Guarda le bisogno di frequenze essere alte. scolpita nella mente del tuo pubblico. Andiamo a chiudere. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida Aumentano le unica, frequenze una basse. corsa contro il Allora, tempo io e questa contro se sinceramente stesso, la per lascerei dare a vita a 0. qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Ok? Vediamo il V-shape, dove c'è un bel cambiamento. Immagina di svegliarti ogni Qui andiamo a mattina diminuire. con una nuova storia da raccontare. Vedi, lavora con la qui, voce ancora intorno agli rauca dal 800, sonno come ti e dicevo. l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Molto Ogni radiofonico, giorno no? un podcaster affronta una sfida Aumentiamo? unica, una corsa contro il tempo No, e contro se aumentare i medi, almeno sulla mia voce, anche no. Quindi Immagina riproviamo, di svegliarti ogni diminuiamo un mattina pochino, con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e meno l'idea 20. che Allora, proviamo a riascoltare senza e poi lo aggiungo. Immagina di svegliarti ogni Aggiungo. mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora Tolgo. rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo Aggiungo. pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica, Elimino. una corsa contro il tempo e Aggiungo. contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Che ne pensi? A me piace. Considerando che ci abbiamo messo, ora io mentre lo sto facendo te lo sto anche spiegando, facciamo questo, sentiamo questo, eccetera, eccetera. Quindi
ho impiegato più tempo rispetto a quanto ci avrei messo da solo se non stessi facendo il video. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che tu nel momento in cui lavori con questo strumento e lo impari, cioè sai che quando aumenti la correzione cosa succede, sai quando diminuisci il tono cosa succede, eccetera, eccetera, è ancora più semplice perché ci metti ancora meno tempo. Quindi, ricapitolando, ti consiglio di utilizzare questo 0 EQ della Hornet? Sì, assolutamente sì, l'hai sentito, se 1. non hai esperienza con gli equalizzatori. E quindi piuttosto che far casino, lascia stare, usa questo. 2. Hai fretta, devi chiudere un mix, devi migliorare la tua voce, devi fare editing, devi pubblicare velocemente. Non hai troppo tempo da perdere, questo qui funziona. 3. Se effettivamente dopo aver visto questo video ti è piaciuto così tanto che dici ma perché devo perdere tempo con un equalizzatore grafico, andare lì a lavorare tutte le bande singolarmente? Sì, ottengo una cosa super chirurgica, ma quanto tempo impiego? Quindi dipende sempre da te, la scelta è tua. Visto che stiamo facendo podcast, video per YouTube, secondo me investire troppo tempo non vale la pena perché tanto le persone che ci ascoltano comunque non se ne accorgono. E in più, questo signor strumento, questo signor plugin ha fatto veramente un ottimo lavoro. Appena i ragazzi di Hornet metteranno in super sconto anche lo Zero Comp, che è il compressore della linea Zero, lo acquisterò e ti farò un video, ok? Perché secondo me anche quello potrebbe essere utile. E nel momento in cui tu hai equalizzatore e compressore della linea Zero che fanno tutto da soli, hai vinto, basta, non ti serve altro. Al massimo ci puoi aggiungere un noise gate, se c'hai troppo rumore, al massimo ci puoi aggiungere un plugin per eliminare il riverbero, però hai finito, basta. Ok? Quindi io credo che questi plugin siano veramente intelligenti, soprattutto per un pubblico che è inesperto, che ha molta fretta o che vuole semplificarsi la vita. Spero che questo video sia stato interessante per te. Se hai dubbi, domande, curiosità su questo plugin, commenta e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, ci vediamo settimana prossima.